e questa pianta è femmina. Questi sono i semi, purtroppo maleodoranti, delle piante di ginkgo. Buongiorno e benvenuti nella veranda del piccolo giardino di Monfestino. Oggi farò per la prima volta una semina molto particolare. Da anni speravo di fare una semina del genere, ma non avevo mai trovato i semi. Oggi li ho trovati, sono andato nella bellissima Villa Gandini di Formigine, dove ci sono tantissimi ginkgo biloba, e ho trovato i semi appunto di un ginkgo biloba femmina. Ce n'è uno solo, là di solito anche i vivai tendono a vendere le piante maschili, per un motivo solo particolare, perché per il resto le piante femmine sono assolutamente identiche, meravigliose, come le piante maschio di ginkgo biloba. L'unica cosa è che l'odore del seme è veramente nauseabondo, della parte che copre il seme. L'unico piccolo disagio che c'è in questo momento è proprio l'odore. Comunque questi semi, per poterli piantare, vedete, questo è già stato pulito, è un seme di ginkgo, vanno appunto liberati dalla cuticola esterna, vanno puliti e vanno lasciati a bagno circa 12 ore. Non è un seme che vada inciso, perché sono più che sufficienti queste 12 ore di ammollo, il seme galleggerà, e successivamente un periodo di vernalizzazione, quindi un periodo attorno ai 5 gradi centigradi, che gli servirà per germinare, e ci vorrà tanta pazienza. Indubbiamente ci vorrà tanta pazienza, perché il seme, se piantato adesso, siamo a fine novembre, germinerà a fine maggio. Quindi ci vorrà tanta pazienza. Potrete lasciare i vasi all'aperto, oppure, se scenderà la temperatura, sotto lo zero, in una veranda fredda come questa, e si spera di ritrovarci in maggio magari con delle piantine di ginkgo biloba. Questi sono i semi, vedete, questo qui in particolare è già stato pulito. Puliremo questi semi e li metteremo a mollo in una tazza di acqua, come abbiamo detto, per circa 12 ore, e poi li pianteremo. Peccato solo l'odore, per il resto c'è tanta eccitazione per questa prima volta di piantumazione di ginkgo biloba direttamente da seme. Adesso non facciamo altro che pulirli, liberare i semi da questa polpa e piantarli molto rapidamente, perché una volta puliti, piano piano la germinabilità cala. Quindi vediamo quanti semi siamo riusciti a recuperare. Tra l'altro hanno anche delle proprietà molto importanti questi semi. C'è un po' di curiosità, senti dell'odore, Rodrigo? Eccoci qua. Speriamo, dopo aver fatto tutto il trattamento e aver atteso diversi mesi, di avere da fine maggio in poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nuove piante di ginkgo biloba. E ora siamo pronti per metterli a bagno in una tazza di acqua tiepida. Puliamo un altro po'. Io sono qui in piedi perché Rodrigo mi ha fregato il posto, quindi se anche non mi si vede fa lo stesso. Importante pulirli bene. E ci rivediamo fra 12 ore. Ben ritrovati, prepariamo i vasi.
dove pianteremo i nostri 13 semi di ginkgo biloba. Terriccio universale. E aggiungeremo perlite per il drenaggio. Adesso inseriamo i nostri semi di ginkgo dentro il vaso, li spingiamo sotto per circa 1 centimetro e così in tutti e 13 i casi. Il ginkgo sotto ricoperto bene.